Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono il W2FND, Lucio, ed oggi in questo primo video vediamo come funziona e come si caratterizza un ponte riflettometrico. Nella seconda parte vedremo le applicazioni. Non dimenticatevi di sostenere il mio lavoro mettendo un like, iscrivendovi al canale, condividendo il video e mettendo un commento. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Ma iniziamo subito. Il ponte riflettometrico altro non è che un ponte di Weston alimentato dalla radiofrequenza. Questo tipo di ponte è costituito da 4 resistori uguali, tipicamente da 50 ohm, connessi come in figura. L'alimentazione RF entra dal connettore J1 tramite un generatore sinusoidale, anche lui con resistenza interna da 50 ohm. Dato che i resistori sono tutti uguali, i due rami sono percorsi da correnti di uguale intensità, per cui le cadute di tensione sui due resistori collegati a massa sono uguali. Quindi i due punti centrali J4 e J2 si trovano allo stesso potenziale. Di conseguenza, la differenza di potenziale V tra i punti J2 e J4 è 0. In questa condizione il ponte si dice bilanciato. Se però una delle resistenze fosse leggermente diversa dalle altre, il ponte non sarebbe più bilanciato e la tensione V non sarebbe più nulla. La lettura della tensione tra i punti J2 e J4 è una lettura bilanciata verso massa, che deve avvenire con dispositivi bilanciati, oppure con dispositivi in grado di fare la differenza tra le tensioni J4 e J2 verso massa. Se fossimo in bassa frequenza si utilizzerebbero degli amplificatori operazionali per strumentazione che hanno ingresso differenziale, impedenza e CMRR elevatissimi, ma hanno banda passante limitata e non adatta alla radiofrequenza. In radiofrequenza invece si usano i voltmetri RF o gli analizzatori di spettro. Purtroppo questi strumenti sono sbilanciati verso massa, però hanno la resistenza interna di 50 ohm. Quindi si rende necessario bilanciare la tensione tra i punti J4 e J2 per poterla leggere riferita a massa. Il dispositivo che si usa in questi casi è il choke. Il choke viene inserito tra i punti J2 e J4 e l'uscita J3. In pratica occorre inserire un balun di corrente, detto anche di guanella. Col choke il circuito diventa questo. Il ponte riflettometrico più famoso, quello che ha fatto la storia dei ponti riflettometrici, è quello proposto da Piero Moroni, i 5 TDJ, Silent Key purtroppo, su Radiorivista 588 a pagina 43. Il ponte utilizza un balun particolare, questo qui. L'idea del balun che Piero ha usato proviene da un'application note dell'HP, la N86 del 1 marzo del 68, Balanced Measurement Using a Broadband Balloon, dove a pagina 11 descrive come allargare la banda della sonda del misuratore vettoriale di impedenza RF HP4815A. Da questa application note Piero prende spunto per realizzare il balloon della sua versione di ponte riflettometrico. In pratica inserisce una serie di perline differite attorno a due piccoli cavi coassiali identici che, una volta collegati come da disegno, realizzano un ottimo balloon a larga banda. Questa tipologia di ponte riflettometrico si è tramandata fino ad oggi, al punto che ora è disponibile presso diversi costruttori cinesi. Nella foto ne vedete un esempio. Ma noi in questo video non utilizzeremo questa versione. Infatti, come potete immaginare, la parte più importante del ponte è proprio il balun. Attorno a questo oggetto ruota tutta la bontà del ponte riflettometrico. In questo video utilizzerò il balun che ha progettato Piera Isa nel suo video numero 990, che vi lascio in descrizione, con una piccola mia aggiunta. Lo schema del ponte è il seguente.
La ferrite utilizzata è una piccola binoculare della ditta TDK di grado N30 con dimensioni simili ad una BN 402, dove sono avvolte 3 spire di filo twistato da 0,3 mm. Nella binoculare il foro di sinistra è occupato dall'avvolgimento terziario, come proposto da Piero e dall'application note citata prima. Questo qui nello schema. Nel foro di destra è avvolto l'avvolgimento principale, quest'altro nello schema. I criteri di progettazione adottati da Pier sono i soliti. L'impedenza che devono produrre le spire sulla ferrite deve essere almeno 4 volte l'impedenza caratteristica del ponte. Nel nostro caso 50 ohm per 4 fa 200. Questo parametro determina la frequenza di utilizzo più bassa. La frequenza di utilizzo più elevata invece è determinata dalla lunghezza del conduttore avvolto, che non deve essere più lunga di 0,1 lambda alla frequenza di lavoro più alta. La ferrite binoculare che ha utilizzato Pier ha un fattore di induttanza A con L di 7300 nanohenry per spira al quadrato e utilizza 3 spire. Per cui, facendo i calcoli con questa formula, la frequenza minima di lavoro è 484 kHz. La frequenza massima di lavoro invece risulta 593 MHz perché utilizza 48 mm di filo, 3 spire da 16 mm. Se fate i calcoli, 30 è un decimo della velocità della luce, 0,95 è il fattore di velocità del filo avvolto, diviso 0,048 mi dà proprio 593 MHz. Ma vediamo di capire meglio come funziona il ponte riflettometrico. Tra la porta J4 e la porta J2 c'è lo strumento di misura che, tramite il balun, trasferisce la sua resistenza interna dalla porta J3. Se lo strumento di misura è un analizzatore di spettro, la sua resistenza interna è 50 ohm. Quindi, nel normale funzionamento del ponte, tra la porta J4 e la porta J2 c'è una resistenza da 50 ohm. Alla porta J1 è collegato il generatore di radiofrequenza con la tipica resistenza interna da 50 ohm, che eroga una tensione sinusoidale di ampiezza efficace V. Se lasciamo la porta J2 aperta, quella che ospita il device under test, otteniamo il massimo sbilanciamento e quindi la massima tensione tra i punti J2 e J4, tensione che chiameremo VJ3, sempre in valore efficace. In questo video tutte le volte che parlo di tensioni o di correnti sinusoidali intendo il loro valore efficace, o root mean square, RMS, se espresso in inglese. Facendo tutti i debiti calcoli, la tensione VJ3 che cade sulla resistenza da 50 ohm è V ottavi. Quindi l'equivalente Thevenin rispetto massa della rete elettrica che c'è dietro la porta J3 è un generatore di tensione con resistenza interna da 50 ohm e tensione doppia di quella differenziale VJ3, cioè inferiore di 12 dB rispetto alla tensione che eroga il generatore V posto sulla porta J1. Ora esaminiamo cosa succede sulla porta J2 quando non c'è collegato nulla. Anche qui, fatti i debiti calcoli, tra la porta J2 e massa avremo la tensione VJ2 uguale a V mezzi. In pratica l'equivalente Thevenin alla porta J2 è un generatore di tensione con resistenza interna di 50 ohm e tensione inferiore di 6 dB rispetto a quella del generatore posto sulla porta J1. Per simmetria la stessa tensione l'avremo anche sulla porta J4. Quello che abbiamo visto finora riguarda i valori delle tensioni sulle varie porte. Ora facciamo delle considerazioni sulla direttività del ponte. Vi ricordo che la direttività deve essere sempre la più grande possibile, perché in questo modo è possibile misurare con buona accuratezza elevati valori di return loss del dispositivo sotto test. La regola pratica dice che per avere un'accuratezza di più o meno 1 dB
sul return loss, la direttività del ponte deve essere di almeno 20 dB superiore al return loss da misurare. La tabellina che vi ho riportato è utile per ricavare l'incertezza della misura. Qui in ordinata è riportata l'incertezza. In ascissa il valore del return loss misurato sul dispositivo e sulle curve del grafico è riportato il valore della direttività del ponte. Quindi, se il nostro ponte avesse direttività di 40 dB, potremmo misurare al massimo return loss di 20 dB con incertezza di circa più o meno 1 dB. Vedete, la regola pratica proviene da questa tabellina. Ho realizzato un ponte simile a quello di Piera Isa utilizzato nel suo video. L'unica differenza che c'è nella mia realizzazione è la presenza del connettore SMA sulla porta J4, mentre quello di Pierre, la porta J4, risulta per comodità già terminata su un resistore da 50 ohm. La prima misura che facciamo è l'attenuazione che abbiamo tra la porta J1 e la porta J2. La porta J2 è quella che solitamente viene usata per collegare il dispositivo sottotest. Imposto l'analizzatore di spettro tra 100 kHz e 500 MHz e normalizzo la traccia dell'analizzatore di spettro con un barilotto posto tra i due cavetti collegati alle porte dell'analizzatore di spettro. Fatto questo, collego la porta J1 all'uscita del tracking generator e alla porta J2 l'ingresso dell'analizzatore di spettro, con le porte J3 e J4 terminate su carichi da 50 ohm di buona qualità. Io ho usato dei carichi da 50 ohm della Huber Schuner. Come potete vedere, la traccia è piuttosto piatta e si attesta intorno ai meno 7 dB, un po' più alto dei meno 6 dB teorici. Evidentemente i connettori e i fili del balloon introducono una perdita di circa 1 dB. Segno questo valore su un foglio. La seconda misura è l'attenuazione tra la porta J1 e la porta J4, che dovrebbe essere uguale a quella tra le porte J1 e J2 che abbiamo visto prima. Allo scopo sposto il load dalla porta J4 alla porta J2 e collego la porta J4 all'ingresso dell'analizzatore di spettro. Come potete vedere, la traccia è identica alla precedente e segna sempre circa meno 7 decibel. Segno anche questo valore sul foglio. La terza misura che facciamo è la perdita d'accoppiamento tra la porta J1 e la porta J3. Sposto il carico fittizio dalla porta J3 sulla porta J4 e la porta J3 la collego all'ingresso dell'analizzatore di spettro. Poi sostituisco il carico fittizio sulla porta J2 con uno short. Ho usato lo short del mio kit di calibrazione. La traccia che potete vedere sullo schermo è la traccia dell'accoppiamento tra la porta J1 e J3 e come vedete è piuttosto piatta e si attesta intorno ai meno 13 dB. Infine misuro la direttività. Per la misura della direttività utilizzo questo setup. L'uscita del tracking generator dell'analizzatore di spettro la collego alla porta J1 del ponte. L'ingresso invece lo collego alla porta J3, mentre la porta J4 la termino con un load avente return loss superiore alla direttività presunta del ponte. Alla porta J2 inizialmente collego uno short. Con questo inserito normalizzo la traccia visualizzata sul display dello Spectrum Analyzer. Successivamente sulla porta J2 sostituisco lo short con un load, anche questo con return loss superiore alla direttività presunta del ponte.
La traccia che otteniamo sul display dell'analizzatore di spettro è la traccia della direttività cambiata di segno, perché la direttività in dB è sempre positiva. Ma ora torniamo in laboratorio a svolgere la misurazione. La misura della direttività avviene in questo modo. Metto l'uscita del tracking generator sulla porta 1 e la porta J3 la collego all'ingresso dell'analizzatore di spettro. Sulla porta J4 metto un carico fittizio di buona qualità e sulla porta J2 metto uno short, lo short del kit di calibrazione. Poi in queste condizioni normalizzo la traccia sul mio analizzatore di spettro. Ecco fatto. Poi sostituisco lo short sulla porta J2 con un altro load di buona qualità. Io utilizzo sempre un Oberschuner. La traccia che vedete è la traccia della direttività cambiata di segno. A 100 MHz la direttività è circa 30 dB, mentre a 500 MHz si attesta intorno ai 22 dB. Anche questi valori li segno sul foglio. Ora possiamo usare il ponte riflettometrico. Le sue applicazioni le vedremo nel prossimo video. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto o vi è stato utile, mettete un bel like. Commentate, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A voi non costa nulla, ma per me e il mio canale è molto importante. Nel prossimo video vedremo le applicazioni. Ciao!